Dopo mesi di stop e più di un anno e mezzo senza prendere un aereo, sono finalmente tornato a viaggiare su lunghe distanze fuori dal nostro bel paese. Chi mi segue su Instagram avrà seguito le parti più belle del mio viaggio con le stories e saprà che qui sul canale usciranno diversi video riguardanti questa nazione. Il miglior modo per partire è sicuramente quello di partire dalla sua capitale. Quindi, questo posto è veramente fighissimo. Benvenuti a Varsavia! Varsavia è una città d'arte, architettura, modernità e storia. Capitale del quinto paese dell'UE per popolazione, vanta un patrimonio culturale al pari di altre grandi capitali europee, nonostante la sua posizione e la storia della Polonia di paese del blocco sovietico la facciano passare in secondo piano ai nostri occhi viziati di occidentali, a favore delle grandi città europee che tutti conosciamo, o anche di capitali sì centroeuropee, però più frequentate, come Praga o Budapest. La sua continua rivalità a livello turistico con la sorella Cracovia la fa ulteriormente scivolare più in basso in classifica, ma vi parlerò meglio del perché di questa preferenza nel video su Cracovia. Ora dobbiamo goderci la metropoli. Il mio viaggio inizia in solitaria su un volo LOT, tra l'incredulità di star prendendo davvero un aereo e la fretta di impararmi qualche frase di polacco. Azione che si rivelerà poi essere vitale, in particolar modo a Varsavia. Dzień dobry, nie mówię po polsku. Dziękuję. Alloggio a casa di un amico, Maciej. Lo conoscerete meglio in uno dei prossimi video e per ora vi basta sapere che ha 2 gatti e un manichino di un uomo nudo in casa. Gattino, c'è un gattino! Oh mio Dio, che sbocco. Me l'aveva detto il proprietario che c'è quello, ma anche se lo sai ti caghi addosso. Fa troppa paura. Corro in centro, devo incontrare la prima di varie personalità polacche che vi farò conoscere con un altro progetto e poi finalmente posso lanciarmi all'esplorazione di questa città. Benvenuti in Polonia! Guidata da 2 amici del posto, Gaba e Łukasz. Partiamo e partite anche voi dalla Old Town, Stare Miasto in polacco, il posto più iconico di Varsavia e uno dei motivi principali per cui bramavo questa città in particolare da tanto tempo. Questo tripudio di colori spalmati su case ed edifici dall'architettura unica è da dove nel 1500 iniziò a espandersi quello che allora era un centro di poche migliaia di abitanti che non poteva minimamente competere con la grande capitale del paese, Cracovia. Le origini piccolissime e umili di questa grande metropoli si capiscono in un attimo. Con una camminata di pochi minuti avrete già attraversato l'intero centro e sarete già fuori dalle vecchie mura. Le origini si conservano però non solo con i colori ma anche con i sapori di questa città, che sono poi i sapori di gran parte del paese. La cucina polacca, come altre cucine del centro ed est Europa, offre una varietà enorme di piatti a base di carne, ma il piatto più tipico che posso portarvi a mangiare non è qualche tipo di goulash o bistecca, ma sono i pierogi. Siamo in una pierogania a fare una specie di cena, anche se non è tardissimo, però devo assolutamente provare i pieroghi perché sono arrivato qui e ancora non ho provato piatti tipici. I pieroghi sono come dei ravioli, sostanzialmente molto simili ai ravioli italiani. Vengono proposti con carne o in alternativa patate, un elemento particolare, tfarug. Il ristorante in cui siamo comunque si chiama Zapiecek ed è un ristorante qui proprio nella Varsavia storica ed è molto folcloristico. L'arredamento e l'architettura sono bellissime. Vediamo se anche il cibo è degno di nota. They are so fucking delicious, thank you. Oh yeah! Ho preso il piatto che ho preso adesso, erano 6 o 7 pieroghi di tipo diverso, senza carne, con salsina e l'acqua. Mi è costato in totale 5 euro e potrei potenzialmente essere pieno, sono io che mangio come un animale, però tendenzialmente una persona nella media potrebbe essere piena. Siamo quasi nel pieno centro della parte storica della città, quindi la città vecchia, quindi è la parte assolutamente più turistica e più tipica di Varsavia. E una cena può potenzialmente costare 5-6 euro. E anzi, comparato ad altre parti di Varsavia, qui costa anche di più. Tra il sapore dei pierogi e la musica degli artisti di strada, Stare Miasto è certamente imperdibile. Dietro a tutti questi muri colorati, però, si nasconde una storia molto tetra e malinconica. Una storia che ha anche tuttavia dell'incredibile. Una storia che inizia solamente 90 anni fa. Benvenuti a Varsavia, di nuovo, ma questa volta negli anni 30.
Data la sua posizione strategica nel pieno centro del continente europeo e alla facile accessibilità dei suoi confini, non coperti da mari o catene montuose, la Polonia non è mai stata estranea a conquiste da parte di altri popoli e, quando la Germania nazista la invade il 1 settembre 1939, non è che l'ultima di tante altre invasioni vissute nei secoli passati. Da lì a poco succederanno uno dopo l'altro alcuni tra gli eventi più tragici e brutti della storia umana. Rimanendo a Varsavia, senza imbarcarci su altri binari, la città vede prima lacerarsi la propria identità, con la costruzione di muri per tenere segregati 400.000 ebrei in un quartiere di 3 km quadrati in pieno centro città. Poi si svuota completamente, quando anche le persone non perseguitate, oltre che polacchi ed ebrei, scappano dalla regione o addirittura dal paese. È teatro di diverse rivolte, perché i polacchi non sono mai stati un popolo che molla. La più importante rivolta ebraica mai condotta durante la Seconda Guerra Mondiale, oppure la storica rivolta di Varsavia del 1944. Un evento che i polacchi sentiranno come proprio per generazioni, perché portato a termine non solo da soldati, ma anche da cittadini di ogni tipo. Infine, dopo anni di tensioni, dopo essere diventata una delle città più pericolose al mondo in cui vivere se non si è tedeschi, dopo morte, rastrellamenti e barbarie, la città vede il suo ultimo briciolo di dignità scretolarsi in un attimo. Nel 1944, sia come operazione strategica che come atto di vendetta, Varsavia è completamente rasa al suolo. Centinaia di anni di storia spazzati via in pochi giorni, da bombe, dinamite e fuoco. Solo tra 60 anni, all'inizio dei lontani anni 2000, i posteri riusciranno a stimare quanto della città sarà stato effettivamente distrutto. Per quanto riguarda il centro, le stime saranno tra l'85 e il 90%, per un totale di perdite di 31 miliardi di dollari. Perfetto, ho finalmente un po' di tempo per spiegarvi che cosa ci faccio qui in Polandia. Per ora i progetti che ho in mente sono quelli di concentrarmi sulla storia degli ebrei polacchi qui in Polonia e la loro repressione durante l'Olocausto, durante la Shoah. Un argomento che è un must venendo qui in Polonia ed è molto più interessante di quel poco che si sa e di quel poco che si insegna nelle scuole italiane. Un altro motivo, che è quello principale, quello che inizialmente mi ha fatto scattare l'idea di venire qui in Polonia, è quello dei diritti degli omosessuali, transessuali, quindi mondo LGBTQ e delle donne qui in Polonia, che se sapete un attimo la situazione sapete che è uno dei paesi europei messo peggio sotto quel punto di vista. E in realtà è sì comune in alcune parti dell'est Europa, ma non in tutte, e vi dirò di più, la Polonia è uno dei paesi che apparteneva al blocco sovietico e che più di tutti, grazie. Bella, ciao! Ciao, ok. Se gli do 2 zloty si leva dai Do you want 2 zlotys? 2 zlotys? 2 zlotys? 2 zlotys? Dziękuję. Quindi queste sono le motivazioni trasversali per cui sono venuto qui in Polonia, ovvero storia degli ebrei e storia femminista e LGBT qui in Polonia, e poi concentrarmi dal punto di vista turistico su Varsavia e Cracovia, quindi vederle con l'occhio di un turista. Non ho idea in che ordine cronologico usciranno, non ho idea come usciranno, quanto dureranno, so solo che voglio fare dei video con questi argomenti qui, che farò uscire nel corso dell'estate. Ora finisco questo tè verde che è rosso però in realtà è verde e continuiamo con il nostro viaggio per Varsavia. È qui che si scoprirà come fa Varsavia ad essere indistruttibile. Nel 1945 ci si trova davanti a macerie. Nessun'anima viva gira per quelle che erano le strade della storica capitale del paese. Varsavia e tutto quello che è stata sembra spazzata via per sempre. Eppure l'anima di questa città è più viva che mai e sta per mostrarsi in tutta la sua forza. Il nuovo governo instaurato per mano dei sovietici affronta costi esorbitanti, taglia gli investimenti nelle altre città, campagne per ottenere le materie prime e soprattutto un grande lavoro fisico da parte di chiunque.
Nel giro di pochi anni accade l'incredibile. Varsavia risorge dalle ceneri come una fenice ed è di nuovo viva e splendida. Il primo grande palazzo che viene eretto nella nuova Varsavia è il Palazzo della Cultura e della Scienza, costruito per volere di Joseph Stalin in persona e inaugurato nel 1955. Sarà il secondo edificio più alto d'Europa, superato solo dall'Università di Mosca. Un gesto di Stalin per far intendere che vedrà la Polonia come importante sede del comunismo europeo. Un gesto simbolico, un gesto storico, un gesto importante. Tutte parole che, mentre i film da bianco e nero si trasformeranno in opere a colori, cominceranno ad essere sostituite con controverso, disprezzato, obsoleto. L'era comunista infatti verrà pur superata, ma l'influenza sull'architettura e sulle tradizioni locali rimarrà visibile molto a lungo. Siamo a cenare in un ristorante un pochettino fuori dal centro che si chiama Czerwone Wieprz, la cui traduzione sarebbe il porco rosso, quindi praticamente la taverna del porco rosso, ed è un ristorante interamente a tema comunista, espone cose comuniste in modo satirico e un po' ironico, infatti appunto il porco rosso, come tra l'altro è un film di Miyazaki. Nel menù lo conosci? Perfetto. Hanno il menù per il proletariato e il menù per la borghesia. Siamo in questo pub molto piccolo con clienti solo polacchi, ma ci abbiamo appena preso delle cose tipiche che spaccano il fegato, tipo questo drink qua che mi hanno detto che viene dai tempi comunisti. It's from communist time, cioè orangiata tradizina. Tradizina, yeah. What is there inside? It's just some chemistry. It's not natural. Even the label is so stupid. It looks like this typical communist time label for children. Like you drink that and you get kissed by a girl. That's the idea. I just bought it for you. Damn, this is so chemical. Yeah, it's like a chewing gum taste. There's even solid pieces in it. La bellezza architettonica del palazzo rimane però visibile ancora ai giorni d'oggi e con le sue 3288 stanze ospita sale congressi, palestre e anche centri di ricerca. Solo il palazzo è una città all'interno della città. Rimane oggi tra i più alti d'Europa e il sesto più alto dell'Unione Europea. Il primo più alto è sempre qui a Varsavia e si chiama Warsaw Tower. Per vedere la Warsaw Tower è necessario recarsi nel distretto finanziario di Varsavia ed è qui che si nota davvero l'enorme evoluzione della città. Dovrete alzare lo sguardo fino al cielo per scorgere la fine di tutti i palazzoni che vi circonderanno. Palazzoni che fino a 10 anni fa neanche c'erano e che rendono quel punto di Varsavia uno dei punti più moderni e più pieni di vetro che io abbia visto in tutte le capitali d'Europa. Grazie a questa costruzione, con questa gara all'altezza che si fa spesso nei paesi più ricchi quali Russia, paesi arabi, Stati Uniti, ma anche in Germania, vuole dimostrare che è al pari appunto di Regno Unito, Germania, Francia. È molto alto, anche se da molti punti della città non sembra più alto del Palazzo della Cultura e della Scienza. Va visto da determinate angolazioni perché ci si renda conto che effettivamente è molto più alto. Con i suoi 53 piani e 310 metri, giusto? Sarà ufficialmente il palazzo più alto dell'Unione Europea. Qui troverete anche uno dei contrasti più strani della città. Accanto agli inarrivabili grattacieli di cristallo, giacciono ancora disabitati dei casermoni popolari dell'era comunista, in completa decadenza. Come per ricordare a tutti le origini residenziali di quei quartieri. Tra qualche annetto saranno certamente tutti scomparsi, dato che pochi anni fa, giusto in questo punto, erano molti di più e i palazzoni erano molti di meno. Se c'è qualcosa che però non è rimasto uguale all'era comunista è il pensiero della gente. La Polonia, dopo il 1989, ha cercato di avvicinarsi sempre di più al pensiero e allo stile di vita occidentali, con risultati un po' misti. Tutto ciò che è l'attualità del paese è però troppo controverso per essere inserito in un video del genere, quindi è materiale che verrà usato in altro modo. È appena successa una cosa pazzesca. La generazione giovane dà però un visibile stacco enorme a quella precedente. La vita giovanile infatti non manca neanche a Varsavia e la cultura underground che spesso ne risulta nelle grandi capitali europee sbuca da ogni angolo.
guarda, il nostro amico skater ci ha mollati proprio al fiume Vistula. Wisła in polacco. Anche qui, se si scende dalla città vecchia, si trova infatti uno dei posti più ricchi di vita di tutta la città, popolato a ogni ora del giorno da persone di ogni tipo. What kind of combo is it? Like Nike? Nike all the way. Swoosh. Nike all the way. Swoosh. Swoosh done. Calling me swoosh done. Yeah. Where are you from, guys? SA. South Africa. Ah, South Africa. Okay. Here for a vacation. Huh? Here for a vacation. No, we actually moved like. Ah, why did you choose Poland? People like you. Love you. Oh, really? As in Scheibe. Per continuare sull'onda della vita giovanile, attraversiamo il fiume e arriviamo nel quartiere dove alloggio. Una parte di città spesso ignorata dai turisti, ma anche dagli stessi varsoviani. Lasciata al di là dei ponti, vittima degli stereotipi che vi girano attorno. Edifici vecchi e nuovi, chiese cattoliche e ortodosse e quasi totale assenza di turisti ci fanno capire che questo è un posto che ha tanto da dire, ma che viene ascoltato da pochi. Benvenuti nel quartiere di Praga. Sì, lo so, si chiama Praga ma è a Varsavia, è un po' confusionario. Il nome non c'entra niente con la città di Praga, ma deriva dalle sue origini incredibilmente umili di villaggio contadino, costruito in un'area una volta dominata da una foresta che dovette essere bruciata per fare spazio alle case. Rimasto per secoli una città a parte, venne inglobato nella metropoli di Varsavia solo alla fine del 1700 e rimase comunque isolato dallo sviluppo cittadino. Diventò un quartiere industriale durante l'era comunista e fu proprio questo che segnò il suo destino. Dopo l'89 artisti e varie personalità giovani di tutto il paese migrarono a Varsavia proprio per trasferirsi in questo quartiere e andare ad abitare in spazi ricavati dai vecchi locali delle fabbriche. I risultati di questa strana migrazione sono ad oggi evidenti. Praga è il centro artistico di Varsavia e i graffiti sulle facciate di ogni edificio ve lo confermano. Le case sono soprattutto condomini abbastanza fatiscenti risalenti al 1800, dato che questa parte di città, al di là del fiume, fu tra le poche lasciate quasi completamente intatte dai nazisti. Le vie più antiche sono spesso quelle che più pullulano di club, persone eccentriche e murales. La maggior parte del quartiere è però passata negli ultimi anni per un processo di gentrificazione molto visibile. Nelle poche vie rimaste quasi completamente originali, in un angolo ci sarà una casa del 1800 che sta cadendo a pezzi e accanto, letteralmente attaccata, ce ne sarà una nuova di zecca. Questo posto è spettrale. Poi probabilmente degli appartamenti più su sono anche tenuti bene, ma qui in basso no. Poi la cosa interessante è che ti giri. È un edificio tutto nuovo, capito? Capito? La gentrificazione però non è sempre un male, soprattutto se portata a termine in vecchie aree industriali in disuso come il Praga Conneser Center, esattamente dove alloggio. Nel complesso sono stati ricavati bellissimi condomini, bar e locali frequentati da giovani e persino una sede polacca di Google, all'interno della quale si tengono campus e corsi per nuove start-up. Il pezzo forte è però il Museo Polacco della Vodka. È in questo quartiere rinnovato completamente in stile industriale che giace alle mie spalle il Museo Polacco della Vodka. Pagando un prezzo nella media di 14 zloty riusciamo a capire come la vodka polacca viene prodotta e come riesce a raggiungere il suo grado di qualità. E forse anche perché è così buona e famosa. Il museo è molto interattivo, anche alla portata di bambini, quindi venite con me dentro a dare un'occhiata. Zgadzałem się z polską wódką. Pamiętam zapachy. Zapach alkoholu na rektyfikacji, zapach alkoholu na rozlewni. Takie skromne pokoiki. Sto guarda. Zima È bellissimo girare per le stanze e rendersi conto della tradizione di questo paese con questo liquore e della sua importanza storica anche come bene di scambio, come bene di grande valore. Il motivo per cui questo museo si trova proprio qui è che questo intero posto nasce come impianto di produzione di vodka, costruito alla fine del 1800 e chiuso nel 2007. La sua riqualificazione è uno dei più grandi progetti di riqualificazione urbana dell'intera Polonia, portato a termine grazie a 3 studi della città. Tra i circa 20 architetti che si sono occupati del maxi progetto c'è proprio Maciej, il mio amico, che ha progettato un paio di edifici e tutti gli spazi verdi presenti nel complesso. Sì, il mio amico si è curato di varie cose, tra cui gli spazi verdi, perché a Varsavia questi sono molto importanti.
Il centro è ben servito per bici, monopattini e skateboard, e più la girerete, più vi accorgerete del grande numero di parchi presenti, oltre che alle cure a cui questi vengono sottoposti. Tra i vari esempi c'è il parco della biblioteca universitaria, un posto che fonde perfettamente l'architettura moderna già vista agli ambienti naturali, creando un luogo a tratti futuristico sulle rive del fiume. Se però cercate la vera oasi cittadina, questa è il parco di Łazienki. Solo questo parco, pochissimo fuori dal centro, è grande quanto tutto il quartiere centrale della città. E se Praga è popolata dagli artisti, la parte centrale da chi fa shopping e la città vecchia dai turisti, chi davvero popola il parco di Łazienki sono i volatili, pesci e roditori che danno ancora più vita a questo bellissimo posto. In questa città non mancano i nomi di grandi personaggi storici che hanno avuto un ruolo fondamentale nella cultura europea. Niccolò Copernico, l'orgoglio per la storia femminile Marie Curie e un certo tizio che ha composto la colonna sonora che state ascoltando, chiamato Frédéric Chopin. Talmente poco riconosciuto come icona della città che l'aeroporto da cui me ne andrò prende il suo nome e la sua statua all'interno del parco è alta una decina di metri. Seduto su una panchina, respiro per l'ultima volta un'aria pulita. L'aria di una città moderna, antica, giovane e vecchia al tempo stesso. L'aria che in passato hanno respirato tutti i varsoviani mentre combattevano per la loro libertà. L'aria di una città che è stata distrutta e martoriata nel peggiore dei modi e che nonostante questo ha tutta l'aria di essere indistruttibile.